Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo meraviglioso papavero. Lo possiamo decorare come più ci piace, possiamo aggiungere lo stesso vasetto che ho utilizzato per il tulipano, sia quello grande che quello piccolo, oppure possiamo fare anche le foglie come ho fatto per lo stesso fiore o per l'altro fiore che ho realizzato per la margherita e per gli altri fiori. Spero che vi sia utile, andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il papavero facciamo un anello magico di 6 maglie con il filato verde, poi andiamo a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Sostituiamo il filato verde con quello nero e andiamo a fare una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie lavorate con questo filato nero. Ora andiamo a lavorare in costa dietro, andiamo a fare ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie lavorate in costa dietro. Ora entriamo nella maglia che avevamo lasciato in costa qui e dobbiamo lavorare 5 catenelle. E andiamo a chiudere nella prossima maglia con una maglia bassissima e di nuovo lavoriamo 5 catenelle e così per tutte le maglie a seguire, tutte quelle che avevamo lavorato prima in costa. Andiamo a fare le 5 catenelle entriamo nella prossima, facciamo una maglia bassissima e proseguiamo così per tutto il giro. Lavorando su queste che avevamo lasciato in costa prima. Possiamo poi staccare il filo nero che poi andremo a bloccare con ago e filo e dobbiamo partire qui nelle maglie queste normali, quelle che avevamo lasciato così normalmente, e andiamo a fare 4 maglie basse nelle prime 4 maglie. E questo sarà il petalo. Dobbiamo poi ripetere questo petalo per tutte le parti in modo da formare così 6 petali da 4 maglie. Fatto il primo giro, i petali vanno lavorati singolarmente, quindi finiamo questo e poi cominceremo l'altro. Abbiamo fatto 4 maglie, giriamo il lavoro, andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 6 maglie lavorate. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 8 maglie lavorate. Giriamo e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 10 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 12 maglie. Lavoriamo per altri 2 giri 12 maglie basse. Giriamo poi il lavoro e facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 10 maglie lavorate. Giriamo e facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 8 maglie lavorate. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 6 maglie. Per l'ultima volta andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 4 maglie. Ora con delle maglie bassissime o delle maglie basse come preferite raggiungiamo il laterale del papavero e andiamo alla base e dobbiamo ripetere l'operazione che abbiamo fatto per questo petalo anche per i petali successivi. Dobbiamo fare allo stesso modo fino a concludere tutte le maglie. Quindi partiamo di qua e ripartiamo di nuovo con 4 maglie e ripetiamo il petalo e dobbiamo farne fino alla fine delle maglie. Dopo aver fatto tutti i petali allo stesso modo possiamo andare a bloccare i fili e andiamo a fare la parte di dietro in modo da chiudere il fiore. Per la parte di dietro del fiore avviamo con il filato verde un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse, poi stacchiamo il filo e andiamo a cucire.
Volendo all'interno possiamo aggiungere un po' di ovatta sintetica, giusto un pochino, e andiamo a cucire maglia per maglia bene tutto intorno. Ho aggiunto un pochino di ovatta sintetica e ora maglia per maglia vado a cucire la base di dietro del fiore al fiore. Diamo un po' bene la forma ai petali e volendo possiamo spruzzare anche un po' di lacca per farli tenere più rigidi, oppure possiamo bagnarli un po' nella colla vinilica, dargli bene la forma e farla asciugare. Possiamo aggiungere poi lo stelo, che sia di filo di ferro o di uno stecchino, quello che preferite, come abbiamo fatto per gli altri fiori, e andiamo a rivestirlo con il filo e poi andiamo ad inserire all'interno. Io prendo semplicemente uno stecchino di legno e vado a rivestirlo in questo modo, passo il filo così e poi lo vado a bloccare con un po' di colla a caldo. Stessa cosa, vado ad inserire un po' lo stecchino all'interno del fiore e metto un po' di colla a caldo. Possiamo metterlo sia dritto così, il fiore, oppure inclinato come preferite. Date bene poi la forma ai petali in questo modo e questo sarà il papavero terminato. Possiamo, volendo, aggiungere anche la foglia che abbiamo realizzato per gli altri fiori. Stessa cosa possiamo fare per il vasetto, possiamo aggiungere lo stesso vasetto che abbiamo utilizzato sia per il tulipano grande che per quello più piccolo, e potete realizzarne tanti oppure solo uno come preferite. Possiamo aggiungere anche al mazzetto che ho realizzato e decidete un po' voi. Usate la stessa foglia che abbiamo usato là e andate poi a fare i vostri fiori. Spero che anche il papavero vi sia gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. E lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.